ritocco on, illuminazione, correzione luce, e anche vediamo un po' tutti i messaggi. Eccoci qua, facciamo come abbiamo fatto mesi fa, forse un anno fa, dei video, vediamo come viene il brillo. Sì, dai, non c'è male, illuminazione non c'è male, ma adesso abbasso lo schermino. Allora, salve salve, laviamo i piatti. Io mi metto un grembiule, un mandillo, perché devo per forza lavare i piatti. Tutti i giorni devo lavare i piatti. È una monotonia, però lo devo fare, insomma. Adesso vediamo. Tutti i giorni vediamo di fare uno shortino. Ho fatto lo shortino. Guardate quante cose da lavare. Tante 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 no, però ci sono. Chissà fra quanto interviene della gente. Devo fare venire l'acqua calda che non viene quasi mai. Vediamo se così si vede meglio. No, mi sembra che si vede peggio. Mettiamo il plastico. Già c'ho 5 persone che mi seguono, 5 persone. Allora facciamo lo shortino. Peccato che il bottone per fare gli short non sta in bella mostra. Adesso 7 persone mi seguono, così andate vedendo che io lavo i piatti. Qua questo si è lavato, il portapiatti blu che brilla di più. La spugnetta. Vediamo, mi sembra che se accendo viene meglio. Sì, vediamo un po'. Sì, così c'è una temperatura più calda. E poi adesso ho abbassato. È più calda, però no. Sì, mi sembra che è meglio così.
allora 5 persone. Che mi raccontate di bello? Vabbè, voi lo sapete, io aspetto donazioni. Poi adesso mi devo destreggiare perché con la mano bagnata si può fare poco con il tattile per fare gli short. E invece mi dice ritocco off. Perché è così piccolo tutto lì. Ah, ah, ah. Come vi va? Ops. Dopo non so come intitolare questa live perché c'ho poco da lavare. Poco però tanto. Allora non ho avuto tempo di leggere la chat, ma quello che vedo ancora non avete scritto. Dovrebbero mettere un icono in primo piano per fare gli short, non che uno debba dispiegare il menu.
non che uno debba dispiegare il menu. Vabbè, non si unisce molta gente alla chat, però vedo che ci sono molte persone guardando, non so perché. A me le live in verticale le guardano molte persone, ma non partecipano alla chat e quindi non mi possono comprare il super chat, sticker, queste cose qua. Che a me piacerebbe tanto, poi non so a voi. Ah, che bello! Gamblan Scissor, ecco qua. Palestra Arcade San, abbonamento a 25 € al mese. Ciao Gamblan Scissor, ogni giorno potete stare 2 ore in palestra. Quando finite gli allenamenti potete giocare a giochi arcade che preferite gratuitamente. Che aspettate? Grazie, grazie mille carissimo amico Gambla. Mi è scordato. La meta, grazie Gan, però non so come farla questa palestra, mi piacerebbe ma non posso affittare un locale. Grazie mille Gambra Scissor, adesso starò di sicuro più vicino al traguardo di poter tirare 100 dollari, forse ce ne avrò 92. Grazie, grazie carissimo amico mio. Non so come se fare un video su questo argomento, mi devo informare, farò un video su una palestra arcade perché io non ne so niente. Aprire una palestra arcade purtroppo no, perché non ho il becco d'un quattrino.
Purtroppo non ho il becco di un quattrino, altrimenti mi piacerebbe aprire un locale. Carissimo amico Gambler Scissor, e senza che ci sia la sfida, il nostro carissimo amico Gunblood Scissor ti fa la sua donazione. Che onore, che onore. Dobbiamo farci il vaccino noi in casa, mi raccomando, anche voi vaccinatevi, vaccinatevi, perché bisogna fare il contro l'influenza stagionale. Grazie Gambler Scissor. Sto qua, non ne sono andato, speriamo che si senta, perché l'altra volta mancava il suono. L'altra volta mancava il suono, capito? Mi fa questi scherzi la tele, il cellulare, per quello vorrei poi la tele si avvia dopo pezzo. Si sente? Ah, si sente, meno male, grazie. Dopo gli cambio la copertina, dopo gli cambio la copertina e il titolo. Voglio vedere, voglio vedere un po'. Voglio vedere un come si vede con una copertina migliore fatta apposta. Allora vediamo. Allora, ciao oiga campioni, ciao oiga campioni. Eh, allora, oiga campioni, ciao, scusate se non sempre sono adesso concentrato, perché magari non starò neanche usando super last concentrato al limone, e quindi non sono concentrato, ma devo lavare qua. Veramente non è che lavo per fare la live, faccio la live approfittando che lavo, ma devo lavare, anche se sono poche robe. Io una volta ho fatto una live di un'ora e 40 lavando tutto quello che c'era, perché era anche del giorno prima, quindi anche se non siamo in troppi, insomma. Poi qua ci sono i piatti dei cani, e poi mi dovrò sedere in tavola, perché una volta finito di lavare, insomma, non è che c'ho più altro da fare.
allora chiacchiererò con voi, poi cerco un titolo con l'intelligenza artificiale. Ormai sono arrivato addirittura d'arrivo, ormai io i titoli li metto così, eh, perché basta chiedere. Io ho Windows 11 Copilot, gli dico cerca, ispirati a queste parole, gli metto il nome di un titolo vecchio e gli dico trovami 3 titoli alternativi e lo fa. A questa si sono appiccicati qua, questi piatti vanno uno dentro l'altro. Eccomi qua. Bisogna dirlo a YouTube di muovere il bottone per lì per fare gli short. E adesso qua, ah no, è rimasto un altro, ancora un altro piatini. Ecco qua. E adesso laviamo la ciotola dall'acqua li bevono i cani. Sapete che non sto tanto al tanto della chat, ma ho detto finisco e poi vabbè. Finisco e poi sto dietro la chat adesso che si riempie il secchiello dei cani. Mondiali per colpa anche dell'allenatore Gattuso. Ah, che peccato, fuori dai mondiali. Io avevo sentito qualcosa, devo farci un video. Comunque una volta mi ero rallegrato che eravamo usciti fuori dai mondiali, perché era il 2018 se non mi sbaglio, perché io dico così le masse si occuperanno di qualcos'altro e invece no, hanno riscoperto la serie B, la serie C, cioè non è servito a nulla, tutto è andato come sempre. Quindi voglio dire, io che non so, ci sia una dipendenza dal calcio in Italia mostruosa, poi il calcio scommesse, calciopoli invece che tangentopoli, e poi continua, perché ci sarà pure qualche tangente di mezzo a quei livelli, insomma. Poi mi potrei sbagliare pure io, nessuno è perfetto.
ma insomma, di cose ne ho viste negli ultimi 50 anni, anzi 45 47 anni, di cose ne ho viste di cotte e di crude. Quindi dite un po' voi se di mezzo non ci stavo zampino, perché tangenti se ne fanno pagare dappertutto. Mi direbbe stranamente strano che i mondiali siano mi risulterebbe veramente strano. Sei dal vivo, io nel cellulare mi vedo bene, ma vedo nella tele che è venuta una cosa. Olga Campioni, ciao. Non si può giocare in quel modo, uno schifo. Sì, effettivamente i mondiali di calcio sono troppo tecnici. Non so, ormai non è più il gioco spontaneo di una volta. Pum pum pum, tolgo il grembiule, non c'è più il gioco spontaneo di una volta. Il grembiule purtroppo è uno scatafascio tutto. Olga Campione, ciao ciao, come va Olga Campione? Hai sentito che la novella questa, cioè la storiella questa, che Italia è squalificata dai mondiali? Veramente, no, chi l'avrebbe mai detto? Italia squalificata dai mondiali. E la miseria, però, chi l'avrebbe mai detto? Soprattutto che ora è. Fortuna che ho ancora carica nel cellulare. La live viene quello che può venire, naturalmente. Ormai il calcio è diventato un business e purtroppo sì, ma io penso già dagli anni 90 80, da quando cioè c'è stato il caso Maradona, che volevano far vincere il Napoli a tutti i costi. Poi non ci scordiamo anche del caso del Calciopoli, scoppiato qualche anno fa, non so se 10 anni fa, 20, dove addirittura si somministravano delle sostanze calmanti gli stessi giocatori della squadra, non so se era della Juve, che dava dei calmanti. Perché nessuno scommette troppo denaro su una squadra importante. Allora tutti avrebbero, cioè no, il contrario, nessuno scommette troppo denaro su una squadra insignificante, tutti scommettevano sulla Juve, sul Torino, sul Milan, magari su squadre di serie B e di serie C o le ultime in classifica non ci scommette nessuno,
E che succede? Succede che invece alterando i risultati, gli stessi dirigenti e giocatori di una squadra di calcio di serie A potevano guadagnare moltissimi soldi. E allora ecco che davano dei calmanti, dei sonniferi ai giocatori della propria squadra perché perdessero, e quindi loro scommettevano sulla squadra rivale che era l'Ane Rossi Vicenza, ehm, Empoli, che la facevano vincere, tanto non erano partite molto importanti, e così in questo modo guadagnavano con le scommesse. Partita complicata dall'espulsione di Bastoni a fine primo tempo, nonostante la squadra di Gattuso avesse sbloccato con Caen. Dal dischetto pro Esposito a Cristante rifiniscono il disastro epocale. E vabbè, ma non ti preoccupare, per me non è un disastro. Io il calcio neanche l'ho mai seguito. Io il calcio non l'ho seguito mai, quindi voglio dire, come mi sono voluto asciugare che ho lavato i piatti, sono rimasto tutto appiccicaticcio. Poi in casa mia ci sono ancora le zanzare, mi spruzzo quello spray che mi zozza tutto contro le zanzare, perché ci abbiamo un pratone vicino all'edificio e quando piove pullula di zanzare pure d'inverno o in autunno, una cosa bestiale. E così purtroppo che ci vogliamo fare. Io fossi Gattuso mi vergognerei, ma no, ma andrà avanti, non ti preoccupare, andrà avanti e non cambierà lavoro neanche, dovrebbe fare un altro lavoro. Piuttosto bisogna vedere le cose che sono più importanti nella vita, queste cose qua, insomma. Io lo so che nel calcio stanno tutti a magnà. Il calcio è come la politica in Italia, perché per molti italiani il calcio è una religione e bisogna togliergli l'8 per 1000, il 5 per 1000, non so quanti per 1000 prenderanno, perché la finanziazione pubblica dei giornali, che è ritornata con un altro nome, la finanziazione pubblica dei partiti, la finanziazione pubblica della chiesa, e adesso la finanziazione pubblica del calcio bisogna trattare. Non è possibile, capito? Non è possibile. Cambia scissor che vada a raccogliere le patate. Sì, se ne è capace, se ne è capace Gambler scissor, se ne è capace, se ne è capace. Io non so se quelli di YouTube veramente sanno tutto quello che diciamo nel video, perché cari amici di YouTube, se veramente volete farci un favore a noi che trasmettiamo le live in verticale, mettete il bottone di creare gli short fra i primi 1 2 3 4 5, fra i primi 5, perché non è possibile. Fatene un icono nuovo qua nella barra, non è possibile che qualche cos'è sto sondaggio di er boh, ah, domande e risposte. Togliete questo sondaggio di er e mettete a fare gli short, capito? Mm. Adesso mi seguono 3 persone, vabbè.
ne ho avute 20 mi sembra in passato, appena lavavo i piatti. Adesso sono passati già 36 minuti. Io da un momento all'altro stacco. Sono le 11 e tutto va bene. Vai, non ci si può lamentare del formato, della qualità della live. Sarà cattiva, ma è tutto quello che riesco a fare. Poi domenica è andato in onda, è andata in onda una mia premiere. Guardatela, mi raccomando, questa domenica è andata in onda una mia premiere che faccio la spesa, dura solo 20 minuti. Cosa strana, perché di solito io quando faccio i video facendo la spesa dura ultimamente 2 ore con 15 e li edito in 8K. Quindi i cani dove sono? San dice Gun Blood Scissor, stanno dormendo qua. Gun Blood Scissor stanno giocando anche loro a calcio. No, no, hanno delle palle, ma soprattutto gli piace giocare alla corda. Strano perché 2 sono di razza scozzesi e uno è un Dachshund che è tedesco. Beh, forse lui sarà tirolese, non so, il tiro alla corda. Però le scozzesi dovrebbero giocare a golf più che a palla. E il tirolese, non so se il Dachshund è tirolese o no, credo che sia prussiano. Gambler Scissor. Non riesco a fare uno short perché devo avere 50 secondi. È come dire, grazie per seguirmi. Vediamo se riesco a farvi sentire e svegliarlo. Svegliato. Stava rumorando. Lui è il Dutch Sound. Le altre cagne, le altre cagne, beh, una sta qua. Eccola. Border Collie. Border Collie. Eh,
Due persone adesso. Mm. Vediamo se c'ho linea. Un po' di linea io, che mi preoccupa la linea. Un pelo fuori posto. C'è un'imprecisione la camera di questo cellulare, ma se un si alza così lo riprende. Ma io dico, vivo. Salve, salve, purtroppo qua sì. E anche Chuck Norris se ne... Ah, che sì, che peccato. No, perché qua ho dovuto rispondere a qualcuno su WhatsApp e qua ne salta purtroppo. Beh, ti dico che io faccio questa live, la continuo perché ho smesso di lavare i piatti, carissimo Gangla Scissor, sempre che sei tu a essere connesso. Però ecco, c'ho i capelli che non si accontentano di essere bianchi, qualche capello mio né grigio ma è argentati, che è proprio micidiale, no? Perché sono capelli esibizionisti, vogliono fare vedere che ciò. Qualcuno mi disse nel passato in una live: c'è la forfora? No, sono capelli bianchi. Non è possibile. E in effetti non mi vengono bianchi, mi vengono argentati. Magari fosse argento li venderei, però per fortuna che si possono coprire, perché invece la barba mi viene tutta bianca letteralmente. E allora salve a tutte e tutti, che fate di bello a quest'ora alle 11 e passa e 8. Ditemi di qua sotto, io ho già finito di lavare i piatti e quindi posso. Ho lavato i piatti, come potrete vedere dalla miniatura del video. Poi devo cambiare miniatura e devo cambiare titolo, ma adesso dal cellulare, dopo devo entrare in computer. Dal cellulare no, non voglio mettermi a lavorare più di tanto per fare una live in verticale, perché poi non inizio più. Le persone sete gun blast scissor, sì, sia che però, perché io me ne scordo di che stavamo parlando. Io me ne scordo. Io me ne ricordo e voi intanto eravate 5, adesso 3. Se potete chiamate altre persone per farle partecipare alla live, mi raccomando. Dovete essere in tanti, dovete essere molti, dovete farmi avere delle visuals mostruose, mi raccomando. Chiamate altre persone e fatele partecipare di questa live. Deve essere un evento unico, capito? Ting! Perché io domani vado a fare la spesa e mi compro un cellularino se fate la vostra donazione. Già il nostro carissimo amico Gambra Scissor anche oggi mi ha donato 10 euro. Poi lui che io a una palestra arcade, ma insomma sarà un qualche cosa che ho fra 3-4 anni, chissà quanti euro necessito. Palestra arcade san,
abbonamento a 25 € al mese, ogni giorno potete stare 2 ore in palestra. Ah, 2 ore, tanto oh. Ma giusto per giocare anche con gli arcade? No, perché carissimo Gunbla Scissor, se io vado in una palestra mezz'ora faccio la pedalatrice o ellittica o la ciclette, mezz'ora cerco di fare qualche ferro con nelle macchine, a peso libero mi faccio male, quindi un'ora come massimo, magari un'ora pedalo prima e pedalo dopo e faccio mezz'ora di pedalatrice prima e poi e mezz'ora di sì, ma fare 1 o 2 ore già io non ce la faccio a fare non so chi fa 2 ore di stracciare ferri. Quando finite gli allenamenti potete giocare a giochi arcade che preferite gratuitamente. Che aspettate? E molti non so se vorranno una cosa del genere. Poi veramente se si ricavano 25 € al mese da persona, cioè, devi mettere un responsabile, qualcuno che lavori per la salute della gente, degli istruttori, perché io non sono un istruttore di ginnastica, che non si facciano male, non ti si torcono un gomito che se lo possono spezzare. Deve avere gente a mantenere gli arcade, i bar, insomma ci occorre tantissimo denaro. Mi piacerebbe fare questo tuo progetto che la scissor, però grazie alla donazione, ma io non so se è un qualche cosa che devo fare nel video, dimmelo, perché non ci sto capendo niente. Io aprire un ginnasio non ho soldi per andare al ginnasio. Te ti immagini aprire un locale, non ho i soldi per un cellulare di gamma media, qua dovrei avere 10.000 20.000 € solo per 10 macchinette arcade, la macchina per fare gli espresso, la licenza, l'abilitazione per aprire un, dovrei prendere un ginnasio già fatto con le abilitazioni, perché altrimenti la lungaggine di chi richiedere abilitazioni per il ginnasio, per la sala arcade, per il bar, quanti si possono mettere di gioco in un bar senza che diventi una sala arcade, e quante si possono mettere in un ginnasio senza che diventi una sala arcade? È un problema, amico mio. Purtroppo noi in Italia, guarda il caso One Winerd, i cavilli legali, le lungaggini burocratiche e i codici bizantini che abbiamo del 42 41 ci impediscono fare le cose molto dinamiche come dovrebbe essere, capito? Abbiamo delle leggi buone a rispondere alle necessità del ventennio. Il tempo restante è per giocare, dice Gambler Scissor. Si può affittare inizialmente. Ah, bene, però insomma. Nel luglio del 2017 l'attore Chuck Norris aveva subito ben 2 infarti accusati mentre stava prendendo parte al campionato mondiale di arti marziali. Beh, perché già c'aveva una certa età, insomma. Pensa che io non andrei a 57 anni a un campionato di arti marziali, lui quanti ne aveva? 77 87, che poi che è ancora vivo, vorrei sapere, no, se è ancora vivo. L'idea che si può affittare è bella, però io posso affittare. Mi spiace, ecco.
parlando di Chuck Norris parliamo di Schwarzenegger, Terminator. Zzz. Vediamo, vediamo, ecco, sì, c'è il suo, ditemi quando non mi ascoltate più, perché a questo microfono ho preso mi sono fatto regalare da mia madre sul web. Di solito io compro nei negozi questo microfono qua, ma è economico, c'è una batteria cellulare degli anni 2010 da 700 per mi sembra, quindi non dura tanto perché usa il bluetooth e si scarica subito. Bello questo effetto speciale che mi fa la barba, che è veramente di 1 o 2 giorni, forse più nera, più come se fosse una barba di una settimana. Ma intanto ditemi, avete qualche curiosità, qualche cosa che volete sapere? Scrivetela qua sotto. Prima eravate che io lavavo i piatti, si vede che rimanevate a vedere quello che stavo facendo. Eravate anche in 30. Gino Paoli, Gino Paoli ci ha lasciato. Vabbè che non è mai stato così con termine, eppure io ogni tanto ascoltavo succede addirittura di prima che io nascessi, 69 degli anni 60, perché io ho iniziato la tele nella seconda metà degli anni 70, anche se ero molto piccolo e me ne ricordo poco o nulla, però posso dire di aver visto la tele. E in compenso io guardo la tele anche degli anni 50, mi sembra migliore di quella di adesso. Guarda un po'. E niente, oggi ho mangiato aglio e peperoncino, la sto rutando, però perlomeno gli effetti speciali oggi sono fluidi e dinamici, perché nel passato invece si inceppavano. Poi io mi devo inchinare perché non leggo bene. 77 ne aveva nel 2017, è deceduto a 86, quindi è deceduto quest'anno mi sembra, no? Sì, è deceduto quest'anno. Adesso non c'ho il problema dei capelli bianchi perché li ho tutti bianchi, anche le ciglia. Mi sembro un africano di 80 anni. Ecco come si vede un africano di 80 anni, guarda, ma proprio dell'Africa pura, dell'Africa nera. Io non so fino a che punto. A correzione di luce disattivata. E no, ma io voglio creare lo short e mi disattiva la correzione di luci. Non lo so. Se non faceva sforzi poteva restare fino a 95 anni magari, e infatti, però lui è venuto a mancare facendo quello che gli piaceva, come si suol dire, che quando qualsiasi persona ti dice no, io preferisco non venire a mancare, preferisco non fare quello che mi piace pur di non venire a mancare. Invece no, la gente vive il giorno dopo giorno come se non gli fosse a succedere mai nulla.
forse ha bisogno di soldi, una borsa della sfida per andare avanti. Fine anni 60, 1969. Io sono del 79. Sì, Chuck Norris però non era fine anni 60. Io sono 26 gennaio 1969. L'ultima si disattiva sola la correzione della luce. Allora, quanti di voi farebbero come il nostro carissimo e gentile Gambla Scissor una donazione al canale per chiedere un argomento? Mi raccomando, occhio, occhio malocchio, prezzemolo finocchio. Come sarebbe Sant'Enchan se fosse del Congo? Devo dire che questo effetto speciale, oltre che cambiarmi l'etnia, mi invecchia pure, perché insomma capelli così bianchi, bianco non si può, c'ho forse qualche capello nero, ma muovo la testa e le ciglia bianche, quindi proprio una vecchiaia estrema. Cambio perché non piace vedermi così. Retro, vade retro, Satana. Ecco qua. Che cose brutte che stanno succedendo nel mondo, ma tutte insieme succedono da quando Putin ha invaso l'Ucraina e ormai ed è venuto questo presidente nordamericano. Il presidente nordamericano sta facendo le stesse cose che Putin con Venezuela, Iran, e intanto ha lasciato libero il teatro in Taiwan, liberi i cinesi continentali di invadere Taiwan. Non ci si sta capendo più nulla, perché da una parte Trump dice gli Stati Uniti debbono prendersi in una maniera con le buone o con le cattive la Groenlandia, perché la Cina e la Russia se no rischiano di rappresentare minaccia invadendo la Groenlandia, perché poi invadono gli Stati Uniti. La Groenlandia è una minaccia territoriale se non è gestita dagli Stati Uniti. Danimarca la deve cedere. Aveva fatto una riunione in Alaska con Putin, Putin invasore distruttore dell'Ucraina, e lì non c'aveva paura di Putin, eppure ha dovuto attraversare con l'aereo lo stretto di Bering, meno di 5 chilometri, per andare dalla Russia siberiana all'Alaska. Infatti l'Alaska fa parte della Siberia, faceva parte della Siberia russa, geograficamente continua a far parte della Siberia asiatica, l'Alaska, e quindi l'Alaska è una continuazione della Siberia come tutti gli Stati Uniti. Se lì ci metti terraferma diventa gli Stati Uniti una specie di penisola continentale dell'Asia. Lì Putin non era una minaccia, no? Però lo diventa quando potrebbe invadere chissà perché la Groenlandia per attaccare gli Stati Uniti, una cosa che ha fatto ridere tutti in America, perché te immagini ci metterebbe più sforzi a invadere la Groenlandia per poi attaccare gli Stati Uniti che non attaccare direttamente gli Stati Uniti via stretto di Bering e Alaska. Insomma, è ridicolo, è ridicolo. Vediamo gli effetti speciali e li togliamo.
che così è più fluida la live. Se non faceva sforzi può restare fino a 95 anni magari. Scissor, fine anni 60, 1969, io sono del 79. Gambla Scissor, sì, quest'anno. Gambla Scissor, Chuck è del 1940, congolese. Perché a certi presidenti non gli viene qualche cosa di brutto? E non lo so. Lo sai che Chuck Norris sempre lo dovevano chiamare perché era in ritardo sul set, gli dicevano Chuck si gira, Chuck si gira, e lui arrivava a girare la scena. Per quello che è rimasto nel mondo del cinema Chuck si gira, perché bisognava chiamarlo molte volte a Chuck Norris, capito? Chuck si gira, Chuck si gira, e arrivava Chuck Norris a girare la scena perché era sempre in ritardo. E no, purtroppo più i presidenti sono stupidi, brutti, cattivi, sporchi e puzzoni, come direbbe l'avvocato Catania Francesco, e più piacciono alle lobby che ci sono in Nord America, ai gruppi industriali, ai militari, al Pentagono, ai servizi segreti, perché sono manovrabili. Poi insomma certo presidente appare nelle foto di Epstein, appare negli archivi, gli Epstein file, e quindi voglio dire è manovrabile. Io non so veramente come mai si sia dato alla politica, perché non è un politico, non ha formazione da statista, e anzi un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, e soprattutto le dice attraverso il suo social che ha fondato, perché nelle piattaforme prima lo censuravano, e poi quando ha fatto dicono che ha colpito l'assalto al Campidoglio, lo hanno censurato. Allora il suo amico Elon Musk si è comprato Twitter, gli ha cambiato nome e lì non si censura più. Però è per quello che conviene avere dei presidenti stupidi, perché loro sono disposti a fare qualsiasi cosa più pur di compiacere le lobby e magari salvarsi da qualche impeachment e da qualche processo non solo politico ma anche giudiziario, che può avere delle cause giuridiche anteriori alla presidenza, un po' come è successo a noi con Silvio Berlusconi, che già negli anni 60 70 era un palazzinaro e aveva molti processi dei quali doveva rispondere, però lo faceva, rimandava, c'aveva soldi per parare quanti avvocati fosse necessario, e poi quando è diventato, non so, prima deputato, poi senatore, poi presidente del Consiglio dei Ministri, e c'aveva l'incolumità, anche se mi sembra che lo andarono a arrestare perché gli tolsero la fiducia proprio del suo partito, mi sembra Stella, non so chi è stato, gliela diedero la fiducia tre o quattro comunisti di Rifondazione Comunista quando già dovevano uscire dall'emiciclo, però poi alla fine gli tolsero la fiducia, lo arrestarono proprio in aula, qualche cosa del genere, ma tanto in carcere non ci andò, andò agli arresti domiciliari e dovette fare lavori comunitari, perché lui è più uguale di, era più uguale di tutti gli altri, capito? Gli altri erano in prigione, lui no, per le stesse cose. Con questo che ha fatto le olgettine, papà,
e non è giusto, però le cose a volte non sono giuste. Vabbè, io voglio prendere un po' d'acqua perché fra poco sono le 12, manca mezz'ora e siete soltanto in 5. Mi raccomando, se vi piace questa live, forza e coraggio, fatemelo sapere. Fatelo sapere se vi piace questa live, invitando altre persone perlomeno, così se siamo in molti. Io adesso sto sistemando dei piatti, sto sistemando dei piatti perché dico vabbè, prendo un bicchiere d'acqua. Prendo un bicchiere d'acqua, però ci sono cose da fare, purtroppo ci sono cose buttate in giro e io devo riaggiustare tutto qua perché è un casino che metà basta. Ah, ecco, ho dovuto prendere un bicchiere d'acqua, ma c'avevo tutte le cose che avevo lavato da mettere da parte perché poi non so, mia madre è andata da una parente della famiglia e poi ritorna tardi con la spesa, vanno a fare la spesa e io corre il piano della cucina. Allora ho dovuto levare il plastico con tutti i bicchieri lavati, le stoviglie, e però vedo che ancora salute. Acqua. Ah, bisogna bere l'acqua, bisogna bere l'acqua, non bisogna bere nessun'altra cosa. Bisogna bere l'acqua. Ecco qua. Che mi raccontate di bello? Vedo che adesso siete in tre. Prima eravate 5 quando io sono andato a prendere un bicchiere per bere. Eh, anche lo scandalo signorini è stato uno schifo. È uno schifo, sì, anche se non so di cosa si tratta, però è uno schifo, è una vergogna che continuano da Mani Pulite e Tangentopoli. Non è cambiato nulla, si stava meglio col pentapartito, però vabbè, insomma, anche lì era un magna magna generale, ma almeno compravano, vendevano case, macchine. Adesso l'economia è peggiorata, c'è stato il bunga bunga di Berlusconi, la festa dei porci del PD. Che è cambiato? E non è cambiato nulla, non è cambiato, dico io che è cambiato, non è cambiato nulla. Però insomma ci fanno credere che la seconda repubblica si è fatta giustizia grazie a Mani Pulite e Tangentopoli. I giudici hanno potuto fare quello che hanno potuto fare, insomma, però la politica, guarda qua, io voglio fare short
e si interrompe la camera. La politica è quello che è, insomma. Puoi mettere tutti sotto processo, vengono altri politici e continua ad andare avanti così. Lambaradan, Cicicocò, tre galline sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Mai capito perché si dicesse così, insomma, il senso di filastrocca che fanno imparare filastrocca ai bambini. Ambara Cicicocò, tre galline sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Ho bevuto l'acqua, non ti dico. La pasta al pesto, uno dice è leggera, no? Mamma mia. Poi il calippo tour, che cos'è il calippo tour? Ne ho sentito, ma ha fatto un camioncino addirittura con dentro un foro dove uno inserisce il cetriolo. Ma chi l'ha inventato sto calippo tour? Eh sì, che schifo, sì. Ma chi le inventa ste cose? Non dorme di notte? E uno pensava che le cose più semplici le faceva Berlusconi. Non c'è religione, non c'è decoro. E ormai non hanno neanche rispetto, non hanno neanche rispetto della memoria di quello che è stato il politico più porco d'Italia. Ma questo Calippo Tour, chi è che lo organizzava? Qualche politico, qualcuno del calcio, non so, perché sotto sotto sta a vedere che ci abbiamo pure noi in Italia un altro Epstein. Volevano cambiare la quanto riguarda la magistratura, i giudici, la legge sulla magistratura. Io non è che ci ho capito molto. C'erano degli articoli di legge che volevano modificare e non ci ho capito nulla. Ho capito solo che avrebbero fatto un pasticcio. Già mi sembra che c'era quando volevano cambiare la Costituzione, c'era Matteo Renzi al governo che volevano cambiare la Costituzione e non si capiva un papocchio di quello che loro volevano cambiare, e io votai contro il cambiamento della Costituzione perché veramente non si può cambiare così con un referendum popolare elementi della Costituzione senza che succeda un intoppo. Devono studiare clausola per clausola, coma per coma, tutto quello che potrebbe succedere nel caso in cui cambiano qualche codice della Costituzione, perché non è che si cambia così aleatoriamente. Non è che tu puoi cambiare il codice della Costituzione a tuo gusto. Non è così che si fa. Devo dimagrire. Non è così che si fa, capito? Bisogna essere seri. Ah, dice Gun Blood Scissor, il Calippo Tour è un evento
promozionato promozionale itinerante legato al famoso marchio di ghiaccioli Algida, solitamente organizzato durante i mesi estivi. Il tour tocca diverse spiagge e località continua località turistiche o città italiane, offrendo assaggi gratuiti, musica, animazione e gadget per promuovere i nuovi gusti e rafforzare l'immagine del prodotto. Il Calippo Tour, associato ad Ambra, spesso indicato sui social come Calippo Tour Ambra, è un presunto evento o iniziativa online che ha sollevato controversie. Inizialmente promosso come un'opportunità di interazione gratuita, il meccanismo richiede invece abbonamenti a piattaforme come OnlyFans e pagamenti aggiuntivi per sbloccare contenuti su OnlyFans, portando a segnalazioni di vere e proprie truffe in cui l'evento promesso non viene erogato. Eh sì, ma io non mi fido molto di quella piattaforma, ma hanno detto di caricare dei video lì che avrei guadagnato, ma io non credo, perché se sono uno youtuber c'ho migliaia di video in YouTube che pagano a fare lì, cioè mi sembra strano, mi sembra strano questo OnlyFans. Tre persone che mi guardano, complimenti. Prima eravate di più. Vabbè, che forse è l'orrore di questa live. Ah, ecco, forse se avvicina un po' il cellulare. Il cellulare che ci posso friggere un uovo, in pratica vanno gli uomini per farsi fare. Ah, era quello allora il calippo. Io pensavo che si trattasse di un gelato. Ma questa marca di gelati Algida che ci guadagna da tutto questo, voglio dire, non è che vendono riviste a luci rosse, è veramente uno schifo. Ma sono uno schifo le persone che ci partecipano, soprattutto. Ma come può essere che una marca di gelati si presta a questo? Ma che Algida l'hanno comprata gli svedesi? Può darsi che sia una marca che hanno comprato gli svedesi. Un'ora e 21 minuti. Hai pensato, carissimo amico mio, già mi sento più vicino a riscuotere i $100. Certo, purtroppo poi bisogna vedere, perché un cellulare con $100 è un po' scrusso. Mi sarebbe piaciuto lo Xiaomi 17 Ultra,
però costa molto, minimo 1500 euro. Allora, rimanendo in casa Xiaomi, non so, lo Xiaomi 15, lo Xiaomi Note 15 Pro Plus, oppure semplice senza Pro Plus. Pro già sarebbe bello, plus è che c'è lo schermo più grande a quanto ho capito, oppure un Motorola Moto G86 Power che c'è una bella batteria ed è orientato al risparmio energetico. È stata una bella serata, ora devo andare perché la mia compagna mi chiama. Ciao, salutala da parte mia, fagli vedere qualche video perché così magari ai suoi parenti e amici li farà vedere i miei video. Aiutami a far crescere il canale, grazie di tutto l'aiuto economico che mi dai, e ciao. Se mi dai l'indirizzo magari ti spedisco un omaggio. No, no, non voglio più di quello che fai. No, no, il formaggio no, grazie. Grazie, grazie mille. No, che poi sta bene un altro cellulare nuovo, ma devo trovare la maniera di avere successo coi video, perché anche farli con un Motorola Moto e7 Power va bene lo stesso, tanto faccio dei video blog. Però insomma, come mi sembra che nei video che ti ho, i video larghi che ti ho aggiunto come collaboratore, caro Gunblood Scissor, ciao, tu puoi promozionarli, tu li puoi promuovere, tu puoi pagare Google Ads per lanciare una campagna di quei video se vuoi, e quindi dopo te lo dirò in Telegram. Se vuoi promozionare i video ai quali ti ho associato, fai una campagna perché siano più visti, magari dei video da te richiesti. Dopo ne riparliamo. Ciao e buonanotte, sogni d'oro, carissimo amico Gambler Scissor. Ciao. Siamo rimasti in due. E come dire, adesso siete in uno, e ciò Mm. Bene, io adesso sono stanco, è tardi. Se non entra più nessuna persona dovrò chiudere, altrimenti poi
voglio dire, il ritmo della live. Quanto percentuali di batteria ho? Mm. Ecco, horror tv. Adesso sempre faccio tardi e devo insomma chiudere qua. Eh, eccomi qua, eccomi qua. Cia 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 cia. Che buio, buio pesto alla genovese. La la li la la li la la li la 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 li la li la la li la 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 la. Ehm, eh, allora fate la vostra donazione, mi raccomando. Fate la vostra donazione. Mm. Adesso vediamo un po'. Ecco, adesso vengo, non vi spaventate. Vengo, non vi spaventate. E qua il cellulare che impazzisce.
Eccomi, non ve ne andate. Sto facendo. Eccomi qua. Allora, se volete fare la vostra donazione, qua c'è la sfida aperta, che io faccio un video on demand. Devo andare. Ciao, mi raccomando, tanto siete solo in due. Ciao. Ciao, siete solo in due. L'asinello il bue. Allora, grazie di avermi seguito, ciao. Un'ora e 34 e 6 secondi. Ciao, ma Empieza a llover. No, salte.